quindi siamo arrivati alla scelta dei nostri trasformatori interstadio. Io per fare queste cose ho voluto scegliere dei trasformatori giapponesi, quelli fatti dal signor Hashimoto, ex ingegnere che curava la costruzione dei trasformatori dei vecchi amplificatori valvolari Sansui, e poi si è messo in proprio quando la Sansui ha smesso di fare cose del genere perché costavano troppo essenzialmente, e lui ha continuato a farsi i suoi trasformatori e a svilupparli, e sono venute fuori delle cose assolutamente molto molto belle, molto molto belle per la qualità costruttiva ma anche per la qualità sonica, perché hanno una delicatezza, una leggerezza nel loro suonare che si sente molto molto raramente. Come tutti i giapponesi se li fa pagare cari, ma questo, ma a noi cosa importa, tanto ne abbiamo da spendere. No, in verità ho provato un po' di cose, però visto il progetto, questo diventava sempre, questo dei trasformatori interstadio diventava sempre l'anello debole, per cui c'era sempre questi oggetti che ho provato in qualche modo mi limitavano sempre le prestazioni dell'amplificatore. E fin quando non ho deciso di rompere il porcellino e spendere dei soldi e comprare delle cose buone, non sono di fatto stato soddisfatto. Quindi questa è stata la scelta, punto e finito, questa è. Adesso proseguiamo un pochino e... no, scusatemi, io mi sono dimenticato di dirvi che l'accoppiamento fra primo e secondo stadio, economico e quindi un accoppiamento RC, è comunque fatto con un condensatore a carta e olio, di quelli vecchio stile, corazzati, di quelli da surplus militare. Perché? Perché ne ho trovati alcuni che andavano molto bene e me li sono messi come al solito nella mia dispensina dove tengo tutti i componenti belli, quelli da usare per le grandi occasioni. E quindi lì mi tengo qualche valvolina bella per me, qualche condensatorino bello per me, i miei trasformatori, quelli che uso solamente io, e così via. Quindi dalla mia dispensina sono andato a prendermi 2 scatoline, le ho saldate, le ho messe lì, perché è vero che volevo uno stadio d'ingresso estremamente semplice, ma comunque fatto come Dio comanda. Allora, quello che non vi ho ancora detto e che vi dico adesso è che il bypass catodico di questa valvola, quindi come per il primo stadio, è sempre con condensatori Oscon e resistenze a carbone, quindi insomma, ecco, si cerca sempre la soluzione sonicamente e funzionalmente migliore. Un ultimo dettaglio circa il tipo di SN7 usata, rigorosamente NOS. Queste che sono montate in questo momento sono 2 prese dalla mia dispensina, come vi dicevo, e sono delle RCA con il vetro graffitato. Arriviamo alla finale. La nostra finale, eccola qui, disegniamo tutto bene perché poi voglio dirvi qualcosa anche a riguardo. Qui ci mettiamo l'anodo e qui ci mettiamo il trasformatore d'uscita, su cui non vi tedierò nuovamente perché vi ho già detto tutto all'inizio. Allora, la nostra finale, che è una 45. Allora, in questo caso ho usato delle 45 di costruzione recente, però nulla vieta, anzi l'ho fatto, e poi purtroppo c'è un aneddoto molto triste. Ho usato delle 45 fibre d'epoca e sono valvole assolutamente di un altro livello. Si possono avere, mi rifarò, ma purtroppo facendo gli esperimenti, facendo le prove, come succede ai fenomeni, sono riuscito a spaccarne una delle 2. A parte il danno finanziario, mi sarei martellato i calli per 2 giorni per aver rotto una valvola così preziosa. Costosa sì, ma in realtà preziosa nel vero senso della parola, perché è una valvola molto rara, quel tipo in particolare. E va bene, succede anche questo. Chi non fa, non falla, e chi falla si arrangia. Quindi, valvola 45, vi dicevo, valvola a riscaldamento diretto, quindi necessita anche di un circuitino particolare qui nel filamento. Ve lo dico per curiosità, chi è già dentro a queste cose non si stupirà, chi invece non l'ha mai visto adesso glielo racconto. Il filamento della valvola finale è alimentato a 2,5 volt.
In questo caso è alimentato a 2,5 volte in corrente alternata. Come faccio a non far ronzare una valvola a riscaldamento diretto alimentata in alternata, visto che abbiamo detto prima, il filamento è quello che emette anche gli elettroni, quindi se gli butto dentro una corrente alternata, quello che può succedere è di trovarmi i 50 Hz in uscita dall'amplificatore. Benissimo, posto che queste valvole, come tutti i riscaldamenti diretti, sono state progettate per funzionare in alternata, tranne qualche raro caso per cui si supponeva un'alimentazione a batteria del filamento, basta un accorgimento abbastanza semplice. Dove non ci sia la possibilità di avere un pin centrale del nostro filamento per avere un riferimento a zero stabile in centro, è possibile creare una massa virtuale utilizzando un potenziometro collegato fra i due capi del filamento. È un potenziometro ad alta potenza del valore di pochi ohm. Tarando questo potenziometro si va a cercare il miglior equilibrio della ripartizione della nostra corrente alternata sul filamento, in modo che la risultante si annulli e quindi si annulli anche il ronzio in uscita. Sull'alimentazione del filamento delle valvole a riscaldamento diretto c'è un discorso che va avanti da molti anni, se sia più conveniente, se sia meglio alimentarle in continua o in alternata. Allora, io dalle prove che ho fatto posso dire che, 2 punti, l'alimentazione del filamento influisce abbastanza sensibilmente sul suono dell'amplificatore, e sto parlando semplicemente dell'alimentazione del filamento e delle finali, però questi sono oggetti estremamente sensibili e quindi ci sta che questo dettaglio abbia un peso rilevante. Come possiamo alimentare il filamento? Abbiamo detto in corrente alternata oppure in corrente continua. La corrente continua ci dovrebbe mettere al riparo da tutti i ronzii indotti immediatamente, e questo è anche vero. Però, ad esempio, se voi usate un bel alimentatore stabilizzato con feedback per alimentare i vostri filamenti, il suono ne patisce parecchio. Non entro nel merito di qualcuno che alimenta i filamenti con gli alimentatori switching, con una bella iniezione di alta frequenza nello stadio finale. Questi secondo me sono degli emeriti imbecilli, però lo dico così bonariamente, ce ne sono tanti di imbecilli. La scelta che io ho trovato più vantaggiosa, però ecco, la mia è stata una ricerca, una serie di prove, di esperimenti fatti in passato, potrei essere smentito perché ci sono dei puristi che consigliano esclusivamente l'alimentazione in corrente alternata, e va bene, cioè io l'ho fatto, funziona. Devo dire però, per mia esperienza, la soluzione che ho trovato più vantaggiosa nel tempo è stata di alimentare i filamenti dei tubi a riscaldamento diretto in continua, ma senza utilizzare alimentatori stabilizzati. Cosa che è una rottura di scatole immane, soprattutto quando pensate a tubi come l'845 che vogliono un'alimentazione di 10 volt 3 ampere 25, quindi 32 watt e mezzo solo per accendere il filamento, non per far funzionare la valvola, solo per accendere il filamento 32 watt e mezzo. Ecco, avere una tensione stabile, sufficientemente precisa, perché comunque sono molto sensibili questi filamenti alle variazioni di tensione, bisogna fare attenzione a non sbagliarsi perché si scassa tutto, come ho fatto io esattamente con la 45 d'epoca, ho proprio fatto quello. Quindi alimentatori in continua che devono essere sufficientemente stabili, sufficientemente costanti nel funzionamento, devono avere comunque una potenza abbastanza elevata e devono essere molto puliti, perché quello che buttiamo nel filamento di un riscaldamento diretto lo buttiamo direttamente nella valvola finale, quindi se c'è rumore, se ci sono delle cose strane, interferenze elettromagnetiche eccetera eccetera, ce le troviamo tutte in uscita. No, non è che ci mettiamo, anzi a volte succede che si sente la radio ma perché viene demodulata, ma in realtà sentiamo uno scadimento delle prestazioni, un suono un po' peggiore in generale. Quindi il mio consiglio in generale è filamenti in continua, non stabilizzati, non da alimentatori switching come fa qualche masochista, alimentatori lineari molto semplici e estremamente puliti, oppure, perché questi alimentatori diventano estremamente ingombranti, diventano una bella rottura di scatole,
Se vogliamo evitarci tutto questo, alimentazione in alternata e potenziometro di regolazione del ronzio. Soluzione antica ma estremamente efficace. È quella che io ho scelto per questo amplificatore, perché non volevo fare una portaerei, volevo fare un amplificatorino che potesse permettermi anche qualche uscita, magari in fiera, magari da qualche cliente, per ascoltare in maniera un po' diversa. E in quei casi portarsi dietro 90 kg di ferraglia è veramente proibitivo. Quindi soluzione semplice, ma tutto sommato efficace, perché il risultato è di avere un'amplificazione comunque molto silenziosa, anche con diffusori del genere da 103 dB con le trombe puntate davanti. Direi che sul circuito c'è veramente poco altro da aggiungere, perché è un circuito molto semplice e questo era proprio il punto, tenere il circuito molto semplice. Vediamo, direi, di parlare ancora un momentino dell'alimentazione. Quali sono state le scelte per l'alimentazione di questo apparecchio? Di nuovo, non volevo una cosa ingombrante, per cui alimentazione a stato solido, usando dei buoni diodi di qualità, quindi con un rumore di switching più basso possibile, filtraggio a elettrolitici, bypassati, giusto una finezza, e livellamento induttivo. Non si vede da fuori, è all'interno, c'è una bella induttanzina, per cui io ho uno schema del genere, ho il mio trasformatore di alimentazione, ponte di diodi, che disegno sempre sbagliato, quindi lo schematizzo nella maniera più semplice possibile, primo condensatore, induttanza, secondo condensatore. Ok, questo è l'ingresso della mia alimentazione. Primo valore piuttosto basso per evitare di stressare il ponte raddrizzatore, secondo valore di qualche centinaio di microfarad per avere una tensione sufficientemente stabile, priva di ripple. Ricordiamoci che l'assorbimento di questo amplificatore in corrente è molto basso, perché queste finali sono polarizzate a 30 mA, quindi abbiamo 60 mA in tutto sulle finali, più altri 30 mA sulle valvole sull'SS N7. Quindi siamo sotto i 100 mA a circa 300 volt di uscita dal primo pi greco. E poi ho diviso l'alimentazione in 3 parti distinte, molto disaccoppiate l'una dall'altra. In questo caso ho usato dei pi greco resistivi, non più induttivi, perché avevo bisogno anche di avere delle cadute di tensione piuttosto importanti, per avere un'alimentazione totalmente separata per driver, valvola d'ingresso e finale. Quindi una valvola d'ingresso con un'alimentazione molto molto pulita e indipendente dai capricci e dagli assorbimenti in corrente delle altre, cosa che può portare in casi estremi al motorboating, cioè a quelle oscillazioni parassite a bassa frequenza che fanno saltare per aria gli amplificatori, ma comunque anche senza arrivare a tanto, avere degli stadi disaccoppiati permette proprio un funzionamento migliore e più corretto di ogni stadio indipendente. Quindi valvola in ingresso con il suo alimentatorino ad alta tensione, valvola driver con il suo alimentatorino ad alta tensione indipendente e valvola finale con il suo ramo di alimentazione, valvole finali con i loro rami di alimentazione. Tutti i rami delle alimentazioni delle valvole d'ingresso e finali sono sdoppiati sui 2 canali, l'alimentazione anodica delle finali invece è comune e si divide essenzialmente ai 2 trasformatori d'uscita. Visto che stiamo parlando di alimentazioni, non dobbiamo dimenticare che per la valvola finale, vedete, non ci sono resistenze di valore importante sul catodo, questa è una resistenza a pochi ohm, si è scelta la polarizzazione fissa. Cosa vuol dire? Vuol dire che va regolato il famigerato bias. Allora, vabbè, chi si approccia a un amplificatore del genere si sarà già fatto una ghignata e fa chi se ne frega. Regolare il bias non è una follia, su un amplificatore di alto livello ci può stare. Cosa succede? Che la polarizzazione della nostra finale viene imposta tramite l'applicazione di un voltaggio negativo sulla sua griglia, tramite il trasformatore d'accoppiamento che sovraimpone il nostro bias negativo, quindi la nostra tensione di polarizzazione negativa, alla tensione di segnale che viene generata dal trasformatore. Ovviamente questo impone l'uso di un'alimentazione in più, quindi un'alimentazione negativa, che viene raddrizzata per conto suo, livellata e regolata dal suo circuitino.
Quindi avremo la presenza vicino alle finali anche di 2 trimmerini, di 2 potenziometri per sistemare il bias. Bisogna dire una cosa, su valvole di qualità e su valvole a riscaldamento diretto di questo tipo, l'emissione ha una costanza veramente disarmante. Io il bias di queste valvole l'ho regolato una volta quando ho fatto l'amplificatore, da allora non ho avuto degli scostamenti leggibili dal milliamperometro che ho montato a bordo. L'ho settato a 30 mA, tutte le volte che per curiosità vado a testare col milliamperometro mi trovo 30,5, 30,4, 30,3, 30,1 eccetera, quindi stiamo nell'ordine di variazioni assolutamente trascurabili. Certo, se il bias fisso me lo fate con valvole che hanno delle variazioni di emissione importanti, come possono avere certe valvole di potenza a riscaldamento indiretto, e allora la cosa diventa un po' più complicata, le tarature si fanno più frequenti e effettivamente può diventare una rottura di scatole non da poco. Il bias fisso suona meglio del bias automatico? Sì, suona meglio, assolutamente suona meglio, perché ci elimina nuovamente delle perdite di efficienza del circuito e quindi sì, va meglio. Però bisogna sempre vedere in quale ambito stiamo ragionando. Se stiamo ragionando in un'ottica di massime prestazioni, allora la scelta è obbligata. Se stiamo ragionando in un'ottica di amplificatore comodo da usare e possibilmente non troppo costoso, benissimo, lasciamo perdere la regolazione fissa del bias, affidiamoci a un buon bias automatico fatto come si deve e dimentichiamoci del problema. È sempre una questione di capire a che livello stiamo ragionando. È inutile fare l'amplificatore con il bias fisso e metterci le valvole dei trasformatori che fanno schifo, è inutile fare l'amplificatore scegliendo valvole, trasformatori e componenti di alto livello e poi mettergli un bias automatico. È chiaro, bisogna sempre rimanere in un ambito di coerenza progettuale e di ragionevolezza. Quindi non è che se avete un amplificatore col bias automatico è una porcheria, non è che non lo dovete buttare via solo per quello, è una soluzione che si applica e si adotta a livelli molto alti. Credo di avervi annoiato abbastanza con tutti i dettagli, però magari a volte per qualcuno potrebbe anche essere interessante entrare nel dettaglio di come è fatto un amplificatore che suona. O meglio, come è fatto un amplificatore pensato per suonare. Sul fatto che suoni, vabbè, lascio a voi la sentenza. Per me sì, ve lo dico, figlio mio, suona, vada Dio. Questo amplificatore qui lo potete ascoltare a Milano in via Vannucci 20 ancora quest'estate, poi magari a Biella, poi lo porterò avanti e indietro, però secondo me l'occasione buona per ascoltarlo in queste settimane prima della nostra chiusura estiva, che sarà l'11 di agosto e riapriremo il 25, quindi lo avremo ancora a disposizione dopo le ferie. L'occasione è buona per ascoltarlo a Milano perché lo ascoltiamo in questo impianto, sorgenti di livello molto buono, parecchio molto buono, cablaggi idem con patate, diffusori dell'altro mondo, alimentazione Gigawatt PC4 Evo Plus, quindi vabbè, non aggiungo altro. Diciamo che siamo nelle condizioni di ascoltarlo molto bene. La stanzetta è piccola, d'accordo, qualche limite sulla scena, su qualche piccola risonanza dell'ambiente ci sarà, però voglio dire, capiamoci, stiamo ascoltando altre cose, non la risonanza dell'ambiente, quindi ci sta, secondo me vale la pena di godersi un ascolto del genere. Ecco, un'altra questione, ho deciso che questo prototipo lo metterò in vendita, non lo faccio praticamente mai, però ho uno scaffale con dentro tutta una serie di altri amplificatori che sono venuti fuori negli anni. È ora di fare un po' di pulizia. Lo metterò in vendita, sarà in vendita sul sito, ci sarà il link qua sotto in descrizione. Non sarà una cosa economica, anche se un prototipo verrà venduto praticamente al costo del materiale. Chiaramente con questa roba sopra non sarà un oggetto per tutti, non sarà un oggetto da poco, ma non importa, è solamente un pro forma. Io lo metto lì, se qualcuno è interessato in cose del genere non si sa mai. E comunque il consiglio è sempre: venite a trovarmi a Milano, ci facciamo due parole, l'aria condizionata c'è, una Coca-Cola fresca anche, ce lo ascoltiamo e ci giochiamo. Secondo me il motivo per cui è nato questo amplificatore assolutamente non era quello
di essere rivenduto e tantomeno di guadagnarci sopra, per cui godiamocelo per quello che è, cioè un amplificatore con un suono delizioso e di altissimo livello che possiamo ascoltare qui per rifarci le orecchie e capire magari un po' di più su come deve suonare un amplificatore. Io vi ringrazio dell'attenzione, spero che questo strano video vi sia piaciuto, vi abbia interessato in qualche modo. Fatemelo sapere nei commenti qua sotto. Se vi divertite e pensate che possa divertire qualcun altro, condividete il video, mettete un like, iscrivetevi al canale e cliccate anche sulla campanellina, perché se no non vi arrivano gli avvisi su quando escono i nuovi video. Adesso sto riuscendo a pubblicare circa un video alla settimana, per cui magari qualcosa di utile vi può saltare fuori. Vi rinnovo l'invito a venire ad ascoltare Tutto qui a Milano e noi ci vediamo al prossimo video.